Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. E mi raccomando, regalami un bel like e un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Sfogliamo insieme Burda Curvy 8 2024. Come prima maglia abbiamo la 409, taglia dalla 46 alla 60, 2 pallini su 4 di difficoltà. È realizzata in jersey di lino, ha una coulisse come puoi vedere nelle maniche, in modo tale che si possa regalare l'altezza. Questa è un'idea anche carina da fare anche se in una maglia normale, diciamo, sempre di Burda. Il taglio rimane dritto e semplice da portare dentro o fuori i pantaloni, ma rimanendo dritto e soprattutto adatto a chi ha un fisico a mela, quindi tende a non evidenziare la pancia, i rotolini, anche della schiena e via dicendo, quindi veste veramente molto molto bene. La vediamo nel dettaglio anche qui. In questa pagina invece abbiamo i pantaloni che vediamo qua, che sono il numero 412, taglia dalla 46 alla 60, 3 pallini su 4 di difficoltà. Sono taglio jeans, come puoi vedere, perché hanno la patta con la cerniera a lampo, la cintura con asola e bottone, rimangono abbastanza slim, arrivano fin sotto la caviglia. Sono i classici pantaloni, diciamo stile jeans, però sono stati realizzati in denim con elastan, però puoi utilizzare anche un cotone che rimane un pochettino spesso, adatto a pantaloni, sempre elasticizzato, mi raccomando. Mentre qui abbiamo questa bellissima maglia. Io adoro le maglie che hanno lo scollo squadrato e tra l'altro questa è anche facile da realizzare, quindi se stai iniziando a cucire puoi iniziare da questo tipo di maglia che ti darà veramente tanta soddisfazione. Tra l'altro io ti ho fatto vari video tutorial dove ti ho fatto vedere come cucire le maglie in maniera molto semplice. Mi piacerebbe farti vedere il tutorial come cucire una maglia che non abbia lo scollo tondo ma quadrato come questo, quindi sicuramente farò questo tipo di tutorial. Comunque ci sono all'interno le spiegazioni step by step della sua realizzazione. È facile, come già detto, va dalla la numero 408, dalla taglia 44 al 54, un pallino su 4. È caratterizzata appunto da questa ampia scollatura e dal tessuto di jersey operato, che rimane estensibile, quindi è stato utilizzato un tessuto elasticizzato in questo caso, quindi io ti consiglio di utilizzare comunque tessuti elasticizzati. Altra maglia veramente molto carina è la blusa, io la chiamo maglia ma insomma è una blusa numero 403, va dalla taglia 44 al 54, 2 pallini su 4, rimane aderente alla figura perché è formata da questi tagli sul davanti che sono delle pence praticamente che arrivano fino all'orlo, che fanno sì che la maglia sia un po' rimanga un po' avvitata. Anche questo è un modello che mi piace tantissimo. A me piacerebbe fare anche un abito fatto così. Con le maniche le cambierei leggermente, però mi piacciono molto, come tu ben sai se mi segui sempre, le maniche un po' palloncine, queste maniche molto ampie che sono scenografiche, ecco. E la caratteristica è che i giri spalla hanno questo elastico che è stato inserito e che permette di modificare la scollatura. Quindi la posizione, diciamo, della scollatura è veramente molto carino ed è stato realizzato in poplin, quindi in cotone. Puoi utilizzare il cotone. Guardiamolo anche qui come è deliziosa, indossata con una gonna a tubino, però la puoi utilizzare, la puoi abbinare con un paio di pantaloni, di jeans, pantaloni come abbiamo visto prima, quindi monocolore, per esempio neri, dipende insomma dai tessuti che hai e dalle tue preferenze. Un consiglio che ti voglio dare è che in questo caso è stato utilizzato un tessuto quadrettato. Per quanto riguarda questi tessuti, il tessuto quadrettato è tanto carino, ricorda molto Brigitte Bardot, la moda Brigitte Bardot, però per le principianti è un pochettino più difficile perché
perché bisogna stare molto attenti che tutti i quadratini, cioè la riga del quadratino, vedete che il quadratino è anche una riga, quindi le righe devono tutte coincidere l'una con l'altra, sia dalla parte di davanti che del dietro della maglia, quindi bisogna stare molto attenti. Questi anche, questo diciamo accorgimenti, bisogna stare attenti anche per altri tipi di tessuto, come può essere il principe di Galles, gli scozzesi, che sono diciamo un pochettino più difficili da confezionare. Super bello è questo abito che vediamo qua, che è il numero 401, taglie 46-56 a 2 pallini su 4 di difficoltà. Di questo abito abbiamo sia il tutorial, quindi la spiegazione step by step nelle spiegazioni, e sia il tutorial nel canale YouTube di Burda, quindi abbiamo anche quello per aiutarci a confezionarlo con più facilità. E questo è un abito che secondo me è una meraviglia, molto femminile, rimane bello largo, morbido, quindi tende a camuffare diciamo la pancia, i fianchetti, le gambe. E poi è molto carina la parte dello scollo, che come puoi vedere ha una coulisse in questa parte che gli permette di modificare la lunghezza, la altezza, non lunghezza, l'altezza. Quindi lo possiamo fare più accollato, meno accollato, a seconda delle nostre preferenze. Le maniche sono lunghe, le possiamo fare anche corte ovviamente, e sono trattenute sempre da un elastico. Anche queste si possono modificare. Mentre in questa pagina abbiamo una camicetta che è la numero 410, taglia 46-56 a 2 pallini su 4, ed è una classica camicetta, però è facile da realizzare perché è una sorta di camicetta blusa, perché nella parte del davanti, come puoi vedere, sì è tagliata, ma è trattenuta da dei nastrini che puoi annodare, quindi non è necessario che tu debba chiuderla con asola e bottoni. Le maniche rimangono lunghe, sulle maniche si ripete il motivo dei fiocchetti, ed è stata realizzata in voile. Abito numero 413, a 2 pallini su 4 di difficoltà, va dalla 46 alla 56, l'abito rimane incrociato. Mi piacciono tantissimo gli abiti così, molto femminili, ed è tra l'altro impreziosito da questa passamaneria che vediamo qui. Ha il colletto che ovviamente possiamo mettere o non mettere, possiamo anche evitare di metterlo se non ci piace. Le maniche rimangono lunghe, ma ripeto, se le vuoi più corte le puoi accorciare applicando il cartamodello. È stato realizzato in mussola, che rimane morbida e fresca e trasparente, insomma rimane molto fresca per l'estate. Qui abbiamo la giacca, che è la numero 411, taglia dalla 46 alla 56 a 3 pallini su 4, aperta o chiusa, è stata realizzata in bouclé dentro denim e jacquard, e si adatta a qualsiasi stile, occasione sicuramente, perché la giacca jeans noi sappiamo che la possiamo, jeans o comunque anche di cotone bello robusto, bello sostenuto, la puoi cucire. È carino indossato non solo come in questo modo con i pantaloni, ma la puoi indossare anche sopra un abitino anche elegantino. Ecco, mi piace quest'idea di indossare un capo sportivo come può essere questo con un vestitino magari lungo ed elegante, non troppo elegante certo. Ed è stato realizzato appunto in cotone, però ti consiglio di utilizzare un cotone un po' sostenuto. Lo vediamo anche qui. Ha le tasche, come vedete, asole e bottoni, il collo tipico della giacca jeans. Mentre qui abbiamo una shirt che è veramente molto carino, io adoro le righe, poi immaginiamo, e ha la caratteristica di avere lo scollo un po' particolare. Prima di tutto diciamo che la 407, le taglie dalla 44 alla 54, un pallino su 4 di difficoltà, quindi super facile se stai iniziando a cucire. E le maniche rimangono lunghe, ma anche in questo caso le puoi fare anche corte oppure alla gomito, come tu preferisci. La lunghezza rimane sotto i fianchi, però anche questo si può variare perché puoi accorciarla, allungarla, insomma
a piacere ed è molto carina, indossata come in questo caso con i jeans. La vediamo anche qui indossata con i jeans, molto sportiva e molto spiritosa, e la caratteristica è proprio lo scollo, che come possiamo vedere è uno scollo a cuore, quindi è diversa rispetto a una shirt diciamo classica normale. Qua magari non si vede, ma qua già vediamo lo scollo a cuore, quindi veramente molto femminile. Mentre qui abbiamo la casacca numero 416, va dalla taglia 46 alla 56 a 2 pallini su 4, e questa è super comoda. Guarda che carina, è veramente deliziosa. Questa può essere utilizzata per tanti outfit. Io la prediligo con i pantaloni un po' slim. È stata realizzata in poplin, quindi in cotone, dal taglio morbido con plastron e allacciatura con nastrino, maniche 7 ottavi e lunghezza oltre i fianchi. Sta bene sì anche con i pantaloni, non solo lunghi ma anche stile capri. In questa pagina invece abbiamo questo bellissimo abito che è il numero 404, che va dalla 44 alla 54, che ha 3 pallini su 4, quindi non è tanto facile. Ha la caratteristica di mettere in evidenza il décolleté in primo piano e rimane molto lungo. La linea è modellata dal corpino, perché come possiamo vedere qui ha una sorta di corpino nella parte del superiore, come se fosse un bustier, e dagli elastici che arricciano le maniche. Quindi come possiamo vedere qui nel dettaglio, ecco qua nel dettaglio possiamo vedere che le maniche sono arricciate. Volendo, da questo abito tu puoi fare anche una blusa, una maglia, tranquillamente. Puoi modificare le maniche, farle più corte, puoi modificare anche la lunghezza e fare una blusa, quindi puoi decidere di fare un abito oppure una blusa. Mentre in questo caso abbiamo proprio una blusa, che è la numero 414, ha la taglia dalla 46 alla 60, ha un pallino su 4 di difficoltà. Anche questa rimane molto semplice, ha lo scollo a V, rimane molto larga e con le maniche sono un po' a campana, ed è diciamo facilissimo, proprio un modello super facile da realizzare. E qua Burda ci dà un consiglio, cioè di scegliere un tessuto leggero però piuttosto sostenuto, così l'arricciatura sulla spalla, cioè questa arricciatura, si potrà vedere di più, perché se utilizzi un tessuto troppo leggero chiaramente si affloscia, quindi non lo mette in evidenza e non si vedono bene diciamo le maniche a sbuffo. Super bella è questa gonna, che è la numero 417, che va dalla taglia 46 alla 56, 2 pallini su 4. Una classica gonna, le classiche gonne estive che puoi mettere in tutte le occasioni, ampia e molto fresca sicuramente, e scivola leggera, e grazie al cinturino alto che lo definisce e definisce il punto vita. Infatti questa secondo me è una tipologia di gonna che starà molto bene anche un fisico a clessidra e un fisico a pera, perché mette proprio in evidenza la vita, soprattutto per un fisico a pera. Il tessuto leggero caratterizzato da queste pieghe, vediamo qui le pieghe, la lacciatura nel centro davanti garantisce vestibilità e libertà di movimento, quindi la lacciatura nella parte del davanti. Il tessuto che è stato utilizzato è viscosa, però puoi utilizzare anche un cotone molto leggero, un lino, vari altri tipi di tessuti leggeri. Altro abito che mi piace molto è questo che vediamo qui, è l'abito 415, taglia dalla 46 alla 62 pallini su 4, è un omaggio allo stile beau chic, assolutamente sì, io amo questo stile. E se guardiamo bene il figurino possiamo notare tutti questi tagli. È a vita alta, ha un corpino che rimane diciamo un pochettino più stretto, è tagliato, come puoi vedere da queste parti che possono essere realizzate con un tessuto anche diverso, come anche le maniche le possiamo anche fare più corte e realizzare il polsino di un tessuto diverso. È più lungo nella parte del dietro e più corto nella parte del davanti, quindi rimane così molto fluido, estivo, è veramente meraviglioso, secondo me molto femminile anche questo. A seconda del tessuto con cui lo realizzi, puoi realizzare un vestito per il giorno ma anche per la sera.
a seconda del tessuto e della fantasia. Anche l'orlo, anche il volant nell'orlo lo puoi realizzare in un colore diverso o un tessuto che stesso tessuto però magari con fantasie diverse che possono stare bene l'una con l'altra. Qua è la moda lingerie. Abbiamo la blusa 414B taglia 46-60 a un pallino su 4, quindi è un modello molto semplice. È stata realizzata in pizzo e raso applicato sulle cuciture dei fianchi, quindi il raso è applicato alle cuciture dei fianchi, rimane molto morbido, ma secondo me questo è un modello talmente carino che secondo me si può utilizzare tranquillamente anche per una blusa per uscire, perché se la facciamo per esempio in un colore, anche questo è molto bello comunque, in un colore ad esempio nero, per farti un esempio, immaginatelo nero con questa applicazione di pizzo nei fianchi, è veramente stupendo. L'applicazione del pizzo lo possiamo vedere anche bene qui. Qui abbiamo i pantaloni che sono il numero 419, vanno dalla taglia 46 alla 56 a 2 pallini su 4. I pantaloni sono un modello dal taglio morbido e vestibilità perfetta grazie al cinturino con elastico inserito nella parte del dietro, quindi rimangono molto morbidi e comodi anche da indossare a casa, quindi possiamo realizzare o un paio di pantaloni per stare a casa, oppure potremmo realizzare anche dei pantaloni per uscire, secondo me benissimo perché sono molto belli, come in linea, hanno anche le tasche che puoi diciamo inserire o meno a seconda dei tuoi gusti, abbinato al top che vediamo qui, indossato alla modella, ma indossato anche la modella qui, che è il numero 418, va dalla taglia 46 al 56 a un pallino su 4. Allora si può indossare sia come una camicetta da notte, un top da notte, oppure per stare a casa, ma a seconda del tessuto puoi utilizzarla anche per uscire. Fai un bel top, che questi top solitamente sono utilizzati come sottogiacca. Qui invece abbiamo un qualcosa di più difficile, perché è un blazer numero 406 taglia 46-60 3 pallini su 4. È stato realizzato in leggera viscosa, privo di revers, quindi non ha scolli, revers, niente, è dritta come possiamo vedere dal figurino, quindi rispetto ad altre giacche diciamo che è più di facile realizzazione, ha le tasche e ha un'asola e un bottone, chiuso da un'asola e bottone, ha le maniche formate da due parti, la scollatura è a punta. Ovviamente se non sei molto brava ti sconsiglio di fare la tasca, puoi farla direttamente senza tasca ed è ancora più facile, diventa. Qui abbiamo invece una tunica, la vediamo nel dettaglio, questa è una spiegazione step by step, che è una lingerie, però io ripeto, io farei anche una casacca per uscire, è troppo bellina, anche perché come possiamo vedere ha lo scollo a V, ha questa parte qui che è arricciata, è tagliato a vita alta che poi si unisce con il dietro che ha la vita proprio in vita, ha le pants nella parte del dietro e nella parte del seno. Le maniche le puoi modificare, fare larghe, più strette, metterci l'elastico, puoi assolutamente personalizzarle, e la cosa molto carina è che scende molto morbida. Infatti i tessuti consigliati sono il crespo di viscosa, però puoi utilizzare anche un cotone però leggero, di quelli quasi impalpabili, e anche il lino, a mio parere, per un lino leggero ovviamente. Quindi questa io direi che oltre che come lingerie o comunque come capo da indossare a casa, la potrei pensare di fare anche una blusa per uscire. Qui invece in questa pagina abbiamo la camicia numero 405, taglia 46-60, 2 pallini su 4, il taglio è dritto come puoi vedere, collo a revers, taschino applicato, orlo stondato, sono le caratteristiche appunto di questa giacca pigiama. Ecco, una giacca, io non le indosso sinceramente le giacche pigiama, però se ti piacciono questo è un modello che puoi conservare eventualmente se lo vuoi cucire in un secondo momento. Qui ci sono tutti i modelli e qua ci sono nozioni di base, qua la panoramica dei modelli e quindi dei figurini di tutto quello che abbiamo visto, e poi andiamo a guardare le istruzioni perché sono importanti, perché come puoi vedere è come Burda Easy, cioè ci sono tutte le spiegazioni e questo è fondamentale perché ci aiuta, non di tutti i modelli come possiamo vedere, però di molti ci sono. Ecco,
come ad esempio, per esempio la shirt, il modello della shirt che abbiamo visto prima, con lo scollo a forma di cuore, che sarebbe molto 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 carino da fare. Questo mi piacerebbe molto. E questa è un'altra parte molto importante di cui non ti parlo mai, perché io ho fatto dei video dove ti ho parlato proprio su come estrapolare le taglie di burda e mi fate sempre la solita domanda: quale taglia mi consigli? Sono taglie italiane? No, sono taglie tedesche e bisogna prendere le misure. Ti fai aiutare da qualcuno, perché non tutte le misure si possono prendere da sole, e vai a controllare le taglie per vedere qual è la tua taglia, perché sono taglie abbondanti. Quindi se tu per esempio hai una 46, molto probabilmente in burda devi rilevare la 42, quindi se tu rilevi la 46 non ti starà. Quindi questo è molto molto importante. E ti consiglio anche un'altra cosa: di avere un quadernino con tutte le tue misure segnate. Però queste stesse misure io ti consiglio ogni 6 mesi o una volta all'anno di ricontrollarle, perché potresti essere dimagrita, potresti essere un po' ingrassata. Per cui, altro consiglio che ti voglio dare: mi raccomando, tieni d'occhio le misure. Qua ci sono invece, sempre su burdastyle.it, i burda vintage, che praticamente sono delle riviste che paghi 39,90 perché c'è lo sconto, quindi tutte e tre le riviste più il libro Cucito Vintage Moderno a 39,90, quindi 40 euro. Tu ti porti a casa tantissimi modelli, tutti spiegati, veramente bellissimi. Avrai 3 burda vintage, quindi super spiegati con moda vintage, che a me piace tantissimo, e in più avrai anche il libro del cucito vintage moderno con tutte le spiegazioni, invece che 48,60, 34,90, quindi un prezzo super conveniente. Fammi sapere nei commenti, perché mi piacerebbe, io questi non li posseggo, se ti piacerebbe, diciamo, sfogliarli insieme a me, se sei interessata, fammelo sapere nei commenti. Altra cosa che ti voglio dire è il Burda Style manuale di cucito, e questo è fantastico. Questo è stato il mio primo manuale di cucito, addirittura ne avevo comprato 2 perché mia mamma aveva sbagliato, mi avevano comprato anche un altro che poi ho venduto perché insomma erano uguali. Ed è uno dei manuali che tu devi assolutamente avere nella libreria dei libri di cucito. E io ti ho fatto comunque un video dove ti ho fogliato insieme il manuale di cucito, proprio questo libro. Sai che nel mio canale YouTube io sfoglio i libri, tutti i libri di cucito, i libri insomma che riguardano appunto anche la modellistica e via dicendo, quindi ti lascio il link per andarla a vedere se non l'hai visto. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Burda Curvy, che è veramente bellissimissimo, fantastico, mi è piaciuto veramente tantissimo questo numero e non so se sia piaciuto anche a te, allora fammelo sapere nei commenti. A me piace praticamente tutto, solo che io non sono ancora diventata una taglia curvy, però mi piacerebbe potermi confezionare questi bellissimi modelli, però magari li posso fare per mia mamma, ecco, quindi ci sarà sempre modo di poterla utilizzare. Secondo me questi sono dei gioielli di riviste, sono dei veri e propri gioielli che io ti consiglio vivamente di andare a comprare, anche se nell'immediato non ti metterai a cucire, comunque li hai. E anche perché poi ti costerebbero di più, anche con le spese di spedizione, a ordinarli nel sito, quindi non perdere le occasioni quando trovi i burda, perché veramente ne valgono la pena. Io ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao!